Attenzione cittadini, questo è un messaggio di emergenza. Il servizio di porti, aeroporti e trasporti pubblici è stato interrotto. Linee telefoniche e connessioni internet sono state sospese. Si consiglia a tutti di rimanere in casa. Questo non è un test. Ripeto, questo non è un test. Questo è molto probabilmente quello che hanno sentito ripetere alle loro televisioni, alle loro radio, i primi protagonisti di This is not a test. Appunto, questo non è un test. Una frase che credo nessuno vorrebbe sentire dire nella realtà a un messaggio di emergenza alla televisione, e speriamo che nessuno di noi lo debba mai sentire, ma delle sorti di questi soggetti oggi non ci dobbiamo preoccupare. Dovremmo preoccuparci delle sorti di quelli che sono venuti dopo e che appunto saranno i protagonisti di questo wargame post-apocalittico chiamato appunto This is not a test. This is not a test ha come autore Joseph McGuire ed è pubblicato dalla World's End Publishing, nome che direi ci sta perfettamente, che ha tra l'altro un'altra serie di giochi molto interessanti se volete controllare. È reperibile il PDF anche su Wargamers Vault, che è praticamente la versione wargame di Drive-Thru RPG. Nel caso vogliate acquistare per voi questo wargame, devo comunque fare la nota che è disponibile esclusivamente in inglese perché non ha avuto un'edizione italiana. Anche qui siamo di fronte a un titolo che, da quanto ho capito, all'estero è abbastanza conosciuto. In Italia, come in realtà molti titoli wargame più indie, più particolari, no. Però comunque, sinceramente, se avete una minima conoscenza dell'inglese non dovrebbe crearvi problemi. Quindi parliamo di This is not a test. Non è un gioco di ruolo, come ovviamente avrete capito, è un wargame, e questo è un vero e proprio wargame. Non ha quegli elementi particolari tipo che si gioca contro degli NPC come l'aveva Ranger o Shadow Deep, non ha quella caratteristica di estrema velocità come l'aveva Dead in the Dungeon. Questo è un vero e proprio wargame, giocatore o giocatori contro giocatori, con un set di regole ben stabilito da imparare. È un gioco strategico con una disposizione, è un proprio tavolo. Poco è lasciato al ruolo, ma secondo me è uno di quei titoli che ne danno la possibilità, come andremo a vedere. Innanzitutto è un wargame, come io ho chiamato diverse volte, miniature anachronistic, nel senso che ha le proprie miniature che rappresentano quelle che dovrebbero essere le fazioni descritte all'interno del gioco, ma non richiede assolutamente che siano utilizzate quelle per giocare. In This is not a test noi ci creeremo una warband, banda da guerra, gang, come la vogliate chiamare. Potremo utilizzare le miniature che preferiamo, bastano che siano della scala adatta. E qui metto un secondo le mani avanti per dire che è stato uno dei wargame in cui mi sono più divertito a preparare, perché quando ci vedete giocarlo la maggior parte non solo degli elementi scenici ma tutte le miniature con cui si giocherà le ho dipinte personalmente secondo esattamente quello che volevo fosse il loro stile e l'idea generale dietro la banda, ed è stato veramente interessante perché sono venute fuori delle squadre personalizzate al massimo, e mi rendo conto che è un hobby un po' difficile da intraprendere, ma se avete l'interesse è sicuramente molto bello vedere il proprio party, la propria squadra con cui si gioca a prendere vita secondo esattamente qual è il vostro canone, non solo estetico ma anche che volete dare di motivazione dietro ai vostri modelli. In sostanza, in This is not a test cosa accade? C'è stata un'apocalisse, una guerra terribile che ha utilizzato ovviamente anche armi nucleari, che è seguita ad un crollo generalizzato della società in tutto il mondo. Ci sono state rivolte, stati e interi governi che crollavano sotto la pressione ormai di una società che stava perdendo le basi, si stava sfacendo su se stessa. Questo ha portato a una serie di conflitti sempre più grandi fino a una guerra nucleare su scala globale che ha ridotto il mondo a una terra desolata, piena degli immancabili mutanti e di persone veramente pericolose. Tralascio qui un secondo gli elementi, diciamo,
più specifici della lore di This Is Not a Test. Ci sono ovviamente tutta una serie di fazioni che si scontrano, una serie di individuazioni politiche e di giochi di potere all'interno di questo mondo che lascio eventualmente a voi di scoprire nel caso siete interessati sul gioco. La cosa particolare è che, essendo un wargame, ma con un discorso che va bene anche per un gioco di ruolo, la lore non è assolutamente fondamentale per giocare. Vi potete creare la vostra e ambientarlo, diciamo, nel mondo post-apocalittico che preferite. In ogni caso, per chi vuole delle informazioni maggiori, semplicemente il mondo ormai è diviso, sebbene This Is Not a Test sia ambientato principalmente e quasi esclusivamente negli Stati Uniti, in queste grandi, diciamo, città-stato che si contendono quella che è la terra desolata dell'America, con queste sporadiche tribù di selvaggi e di mutanti e i vari mercanti nomadi che si spostano fra queste. Quindi direi un classico post-apocalittico come ce lo possiamo immaginare nelle sue basi fondamentali. In tutto questo si muoveranno le nostre warband, sono dette in gergo. Sono squadre di personaggi guidati da un motivo particolare che in queste terre desolate si incontreranno e si scontreranno nel tentativo di diventare più forti, oppure perendo nello sforzo, potremmo dire. Esistono diverse fazioni di cui possiamo fare parte. Il manuale base ce ne fornisce diverse, quelle di cui probabilmente vedete anche delle immagini, che sono quelle personalizzate che utilizzeremo appunto noi, sono una di razziatori e un'altra di, per così dire, riesumatori, che sono sostanzialmente dei soggetti che sono votati a riscoprire e mantenere per sé o vendere quelli che sono i cimeli della vecchia America. Sono una sorta di razziatori con una forte morale dietro, sebbene non abbiano scrupoli nel non rispettare nessun tipo di legge morale per ottenere ciò che vogliono. Poi troveremo anche una fazione di, diciamo, giustizieri. Sono sostanzialmente quella milizia cittadina, oppure quelle bande di giustizieri che si spostano di luogo in luogo eliminando i soggetti più pericolosi. Possiamo trovare anche bande di selvaggi, perché c'è qualcuno che ha deciso di tornare a tempi più semplici, potremmo dire, e gli immancabili mutanti. C'è da far notare che in un'espansione che è stata a quanto pare finanziata attraverso un Kickstarter in passato, chiamata The Wasteland Companions, avremo tutti gli strumenti necessari non solo per capire la politica dietro il mondo di This Is Not a Test, ma saranno introdotte anche 3 nuove bande di guerra, quindi 3 nuove fazioni, ovvero una molto particolare tribù di selvaggi, quelli che sono effettivamente i resti del vecchio esercito americano che sta cercando di, diciamo, riorganizzarsi dopo il disastro, e una fazione che sostanzialmente sono coloni che stanno cercando di tirare su una città in un luogo, diciamo, abbastanza pericoloso, e quindi sono armati e pericolosi anche loro. Il gioco in realtà ha un sistema poi molto semplice, e per un wargame questo è sempre, secondo me, una buona cosa, perché elimina uno di quei problemi di livello d'entrata, della troppa difficoltà che potrebbe scoraggiare alcuni. Semplicemente noi avremo la nostra banda ha determinati soggetti che sono divisi fra leader, soldati d'elite, soldati specialisti e i semplici scagnozzi, che dovremo decidere al momento della creazione. Ci potrà essere un solo leader, fino a 3 soldati d'elite, un numero imprecisato, sebbene il numero massimo di modelli che possiamo avere sul tavolo è 20 per banda, e per ogni 3 modelli che possediamo nella banda, escluso il leader, potremo aggiungere uno specialista. Sono soldati particolari che utilizzano ad esempio armi pesanti, oppure sono specifici per compiere determinati ruoli, come ad esempio lo scout. La caratteristica interessante è che c'è un minimo di possibilità di personalizzazione, anche, come potremmo dire, di ruolo, perché ci verranno presentati ad esempio 2 tipi di leader per ogni banda. Uno che ad esempio è più
basato sulla violenza e uno sulla diplomazia. Ad esempio le Chaos Beast, che sarà una delle bande che useremo, hanno come leader la regina dei banditi, che è per appunto i razziatori, ma i razziatori, oltre che alla regina o il re dei banditi, hanno anche il signore della guerra, che è il classico razziatore totalmente folle e che mira solamente a uccidere per divertirsi, mentre la regina o il re dei banditi è quel soggetto tipo il re della petroliera di Waterworld, che si risolve sempre all'uso della violenza, ma in una maniera diciamo più subdola e più diplomatica, nel tentativo di mantenere una sorta diciamo di integrità morale tutta sua. Anche per quanto riguarda gli elite e gli specialisti avremo una minima possibilità di scelta per identificare quella che potrebbe essere la personalità dietro la nostra banda. Cosa particolare è che l'autore ha indicato in una nota alla fine della creazione della banda che sarebbe anche necessario dare un minimo di background ai nostri personaggi, di cui avremo tutte delle piccole schedine molto veloci, per dare proprio un senso al motivo per cui si sono riuniti nella gang e per dargli l'idea che hanno un certo obiettivo in quello che stanno facendo, che in un wargame non è un elemento davvero così facile da trovare, è un inserimento di quell'elemento di ruolo che secondo me non fa mai male, soprattutto per chi ama fare delle liste molto narrative. Il sistema di gioco si basa esclusivamente sul D10, talvolta sul D6, semplicemente ogni membro della banda avrà un minimo numero di caratteristiche, sono veramente poche, di cui ne conteranno solamente 3 alla fine, corpo a corpo e distanza, a seconda di in che cosa è bravo il singolo personaggio, e una caratteristica che viene indicata nel manuale come mettle, in italiano si potrebbe tradurre con coraggio o adattabilità, che sarà in realtà la caratteristica più importante perché è quella su cui si baseranno quasi tutti i tiri. I tiri sono semplicemente dei tiri di 10 contrapposti tra i giocatori, aggiungendo al valore del dado il valore della nostra caratteristica e eventuali bonus e malus che sono facili da intendere. Sto sparando a un nemico in copertura, -1 al tiro. Oppure contro un cosiddetto numero bersaglio che non ho visto nel manuale cambiare dal 10, quindi il numero del bersaglio è solitamente sempre 10. Quindi un sistema in realtà molto semplice. La cosa particolare è che i turni vanno a attivazione di modelli, nel senso che dovremo fare questo famoso tiro su Metal con numero bersaglio 10 per attivare un singolo modello. Se questo tiro fallisce, il modello si attiverà, ma a questo punto l'iniziativa passerà all'avversario, che dovrà allo stesso modo attivare i suoi modelli finché non fallisce un tiro di attivazione, e a questo punto l'iniziativa, fino a che non finisce il vero e proprio turno, passerà di nuovo all'avversario. Il sistema di post partita è molto interessante, vagamente simile a quello di Ranger o Shadow Deep, perché nel caso i nostri modelli siano caduti in combattimento bisognerà vedere se sono effettivamente morti, se sono ripresi tranquillamente o se sono stati feriti più o meno gravemente, e si potrà anche mandare i nostri personaggi a razziare le lande contaminate per trovare fondi o addirittura oggetti utili o incappare in eventi interessanti che potranno migliorare la condizione della nostra banda, oppure creare degli imprevisti che si riverbereranno, si ripercuoteranno sulla successiva partita, nel caso stiamo giocando una campagna. Comunque il manuale base offre una serie di almeno, se non sbaglio, 6 scenari da giocare, che sono molto elastici, quindi possono essere tranquillamente rigiocabili. L'espansione Wasteland Companion dà altri 2 scenari, se non sbaglio, e inoltre sono disponibili alcuni addirittura gratuiti, perché sono della sorta di specialist tema horror, dei proprio moduletti con degli scenari giocabili singoli. Inoltre per This is not a test è possibile rinvenire un manuale che ti spiega come giocare da solo, quindi contro te stesso, che nel gioco di ruolo sembra una cosa un po' strana, ma nel wargame è in realtà un fatto abbastanza sdoganato, e quindi darà tutte le informazioni necessarie per farlo.
e è disponibile anche una specie di modulo in cui sono presenti i ritagli in carta non solo delle miniature ufficiali, ma anche di eventuali, se non erro, pezzi di scenario nel caso non abbiate, diciamo, un materiale 3D e vogliate giocare ugualmente. I prezzi del PDF secondo me sono anche abbastanza abbordabili, quindi se vi interessa approcciarvi al post-apocalittico con un wargame, sicuramente This Is Not a Test è un gioco che consiglio veramente in maniera personale, perché anche dopo una prova che ho fatto da me è veramente divertente, anche molto veloce, e una possibilità di personalizzazione che in alcuni wargame non si vede troppo spesso. Spero di avervi interessato con questo nuovo wargame, in realtà non tanto nuovo perché questa recensione doveva uscire molto tempo fa, ma appunto la preparazione ha richiesto un po' di tempo. Io, se questa recensione vi è piaciuta, vi invito a mettere mi piace al video, a condividerlo, passare dalle nostre pagine social, abbiamo Facebook, Instagram oppure anche Telegram se volete fare due chiacchiere con noi in maniera più personale. Francesco dal Forum Sentenzia, chiudo.